La storia come la conosciamo noi non è mai esistita. La storia ha l'unica funzione di giustificare le azioni, le decisioni e le imposizioni del potere. Ciao amici, ciao amiche, vi voglio parlare della storia. Questo è il primo video della serie che parla della storia. La storia in realtà non è mai esistita. Ciò che è esistito al posto della storia è stato una quantità enorme di bugie che facevano comodo per giustificare le scelte del potere, le imposizioni del potere. La storia come la conosciamo noi non è mai avvenuta. Noi della storia abbiamo un'immagine completamente falsata, fatta da vicende trasformate, modificate, inventate, che servono soltanto da giustificazione alle decisioni del potere. La storia, come la conosciamo, non è che va riscritta. La storia non è mai stata scritta. Se noi vogliamo parlare di storia quella vera, bisogna introdurre degli elementi assolutamente mancanti. Come per esempio l'elemento di questi esseri che hanno influenzato tutti i popoli di questo pianeta. La storia non è mai esistita per come ce la raccontano, così come altre cose, così come la politica. La politica non è mai esistita, perché la politica ha la funzione di gestire una società per il bene della stessa società. Questo non è mai avvenuto. E l'economia, intesa come produzione, come distribuzione, come scambio di merci, servizi, tutto quello, in realtà non è mai esistita. Quello che è esistito invece è stata una gestione a dir poco criminale dei beni, delle risorse, del lavoro, dei servizi, mai a vero beneficio della società. Quindi anche quando mi si parla di moneta, molti mi dicono no, basta, questa moneta è una truffa, dobbiamo tornare al baratto. Sì, capisco la voglia cioè l'odio per tutte queste istituzioni, lo capisco perfettamente, l'odio per la politica, l'odio per la religione, l'odio per l'economia, l'odio per tutte queste istituzioni truffaldine che odiamo intuitivamente, senza capirne in fondo il profondo del perché. Ma anche la moneta, i soldi. In realtà noi viviamo in una società dove l'ideale sarebbe che esistesse il dono, ma siamo tutti talmente traumatizzati che ci rimane difficile donare perché abbiamo talmente poco. Dice, qua se doniamo poi domani che abbiamo niente. Allora cerchiamo di accumulare come una specie di autodifesa.
L'odio per la moneta è sbagliato perché la moneta è anche un metodo di misurazione del lavoro svolto. In realtà la moneta è una misura, non è un valore. Le monete non hanno nessun valore, è una misura. Però con l'inganno che cosa fanno? Hanno introdotto una moneta a debito che porta inevitabilmente al fallimento delle persone, delle società, delle attività commerciali e delle stesse nazioni, allo scopo poi di comprarsi tutto a pochi spicci. Qui stiamo parlando di cose che ormai diventano sempre più ovvie, perché ormai siamo arrivati alla resa dei conti. I nodi sono arrivati al pettine e con le persone sempre più disperate, sempre più, come dire, distrutte in tutte le loro aspirazioni, in tutta la loro libertà. È difficile avere ancora speranza, ma la speranza risiede nel capire in tempo utile, tutte queste cose che io sto cercando di spiegare. Ok? Vi voglio bene, lo sapete, vi voglio bene da sempre.